Ciao ragazzi, voglio presentarvi la nostra casa per i prossimi 5-6 giorni. Ci troviamo di fronte a un van camperizzato. Questo è il Gran California della Volkswagen. Voglio farvi vedere quello che offre. È un bel mezzo, l'abbiamo scelto bene, anche se poi magari vi racconterò tutto il casino che c'è stato per trovare un mezzo 15 giorni prima della fine di agosto. Non è stato per niente facile. Da cosa partiamo? Facciamo un giro degli esterni. Allora, intanto è lungo circa 6 metri per circa 3 metri di altezza. Va a dipendere anche ovviamente se uno ci mette i pannelli, se ci mette delle antenne o altro, però diciamo circa sui 3 metri, 3 metri e 10 di larghezza, dovrebbe essere sui 2 metri e qualcosa. Qui allora abbiamo la bocchettina per l'acqua pulita da utilizzare comunque per farsi la doccia, per cucinare, ovviamente non bevibile a meno che uno non o abbia installato dei filtri o comunque abbia anche ripulito le taniche dentro, perché dopo un po' ovvio si formano dei batteri. Passiamo subito al pezzo dietro, scusate qua i cespugli, più ha riniziato a piovere ovviamente. Vabbè, qui vediamo che ci sono anche questi binari di serie, di norma, ti danno appunto i ganci per attaccare comunque le biciclette se volete portarle in giro. Niente, andiamo a vedere. Vabbè, qui si va, porca troia, tutto ad aprire, anche qua altre frasche. Vabbè, qui abbiamo la parte dietro stivaggio con il letto che adesso è fatto, ma in realtà è diviso, quindi si può tirare su e lasciare anche il corridoio qua volendo. Si può andare appunto a tirar via il pezzo di materasso, che sono 3 pezzettini di materasso, sottile perché comunque è questo, ma abbiamo dormito bene, almeno io personalmente ho dormito veramente bene. Poi tutta la cabina qui è veramente insonorizzata, quindi non si sente niente fuori, si stava benissimo. Qua abbiamo appunto un pezzo sotto per stivaggio, per mettere le varie valigie eccetera eccetera. Qui questo sportellino dove possiamo collegare questo doccino esterno, quindi volendo abbiamo un doccino esterno per sciacquare le cose, fare una doccia esterna, robe del genere. Bisogna metterlo qua, accendere, ovviamente si tira su questo, poi bisogna ricordarsi di spegnerlo. Lì abbiamo attacco delle varie prese, però anche il classico attacco, quello dei accendisigari. Qua dentro abbiamo le bombole, qui ci stanno 2 bombole, adesso ne abbiamo solo una installata. Qui c'è il selettore per decidere quale delle 2 bombole usare. Da quest'altro lato in realtà dentro c'è semplicemente la canna dell'acqua, la presa per la corrente eccetera eccetera, che adesso non abbiamo direttamente già collegato, poi vi faccio vedere. Poi lì ci sono altri cassettoni di stivaggio per andarci a mettere un po' di robe. In realtà uno quando va a prendere il modello, quello con l'optional, qui dovrebbe avere anche un tascone per infilare comunque sedie da giardino e tavolino da giardino, che adesso qua noi non abbiamo, volendo ovviamente, visto che questo mezzo è in affitto, se volevamo le sedie e l'altro le dovevamo pagare o ce le dovevamo portare noi da casa, quindi sapevamo che c'era il tempo così, quindi abbiamo deciso di non portarle. Venga pure di qua, aspetta che chiudo, sennò ci piove sul letto. Qui abbiamo la presa appunto della corrente, che adesso abbiamo già collegato. Infatti stanotte siamo entrati qui col buio di notte, il retro è stato un bordello. Qui abbiamo quello delle acque sporche che poi andremo a svuotare, il gabinetto più che altro, perché le acque sporche in realtà sono qua sotto. Adesso non vi faccio vedere, c'è un piccolo rubinetto che sta anche gocciolando, ho notato, e niente, si apre il rubinetto, ovviamente bisogna andare nei posti appositi, ti metti sopra e scende giù l'acqua grigia, l'acqua sporca. Qui vabbè abbiamo semplicemente il robo per far benzina, diesel, con anche la D-Blue che è da aggiungere ogni tot. Qui poi vanno guida, molto molto comodo ragazzi, sedile veramente top. Qui ci sono comunque i braccioli, cosa molto comoda, c'è anche dall'altro lato quando guidi. Stai proprio comodo, sedile comodissimo, poggiatesta super comodo, ha il cambio automatico, quindi anche per quello rilassato, se stai nel traffico, guidare tranquillo senza problemi, il cambio automatico è veramente comodo. Ok, vabbè, qua adesso mi sta dicendo di collegare il cavo USB perché avevo Apple CarPlay collegato, comodissimo per le mappe. Poi abbiamo comunque il menu, c'è la radio, c'è il telefono, ci sono un po' di info di tutto il van. Qua adesso mi dice appunto che abbiamo sia la spina attaccata che stiamo ancora caricando, cambio dell'olio entro 1700 km, e qua c'è scritto anche che c'è la porta del vano aperta eccetera eccetera, quindi ti dà anche tutte le informazioni. Il suono si può andare a sistemare anche dove è focussato, se davanti, più dietro, destra, sinistra eccetera eccetera. Idem il volume, c'ha uno stereo molto bello, infatti anche con i bassi top, cioè ieri ci siamo fatti il viaggetto con la musica, si sente decisamente bene, il suono non fa rumore, non gracchia, c'ha dei bei bassi, poi non è super potente ma ci sta, uno ci può collegare anche le robe Bluetooth, i vari setup. Qua ho messo prima la lingua anche in italiano, ci sono tutte le lingue eccetera eccetera. Niente, poi vabbè, qui aria condizionata, le cose classiche. Qui abbiamo un sacco di spazio anche per mettere le varie robe, abbiamo un sacco di
spazi anche qua sopra per andarci a infilare tutto quello che ci può servire, che possiamo tenere qui appunto per vivere. Abbiamo anche il cassettone qua, però vabbè, classico. Abbiamo un sacco di tasche sia qui davanti, poi le varie tasche anche laterali delle varie portiere, sia di qua che di là. Di qua ci hanno già fornito con anche kit emergenza, giubbottino, catarifrangente, queste sono le cose classiche. E adesso passiamo alla parte dietro, arrivo. Ora passiamo alla parte interna. Sta suonando perché ho lasciato ovviamente le chiavi dentro. Vabbè, appena si entra abbiamo qua la piccola cucinina con un piccolo frigo che prima abbiamo acceso. C'è anche un mini freezer, quindi super top anche per quello, se qualcuno dovesse servire, ti tiene un paio di cose congelate, ovviamente è piccolino. Il frigo invece ci sta tanta roba, il frigo si accende da qui, ci sono i vari tasti, c'è anche la funzione notturna, quindi la notte per dormire non fa rumore, il classico rumore da frigorifero, no? Può essere fastidioso. Qui abbiamo tutte le varie luci, abbiamo sia le luci, adesso non si vedranno qua fuori, che c'è il LED e non vi ho ancora detto che questo comunque è un tendone che si può tirare fuori, la sbarra era dietro, si può tirare fuori appunto tutto il tendone. Poi non vi avevo fatto vedere anche questa parte che anche qui diventa tavolino per quando uno tira fuori ovviamente la veranda, e ci sono anche qua un paio di prese. Qua abbiamo i vari interruttori anche per le luci comunque interne, poi magari ve le faccio vedere quando c'è un po' più buio. Qui abbiamo questo tavolo molto comodo perché vabbè, volendo lì appunto ci sono sempre qua i binari, si può spostare in avanti, si può spostare comunque anche più indietro e ovviamente volendo si può andare a togliere, si ripiega comunque la gamba e si può ficcare anche questo sotto al letto, quindi qua uno poi ha spazio, anche se oltre le due persone davanti ci sono, che ne so, due bambini dietro, possono sedere qua magari senza avere il tavolo davanti, che può essere anche comodo. Qui niente, abbiamo i vari fornelli, cioè almeno qui abbiamo il fornellino con due fuochi ovviamente collegati alla bombola, di qui abbiamo il piccolo rubinettino che si tira su, esce l'acqua. Qua abbiamo poi varie prese, anche qui abbiamo le luci, tutte quelle che accendono sopra il letto, tutti i LED comunque d'ambient qua sopra, adesso si vedono poco. Cosa molto figa comunque, zanzariera sia da questo lato che anche tutta da questo lato, quindi anche se stiamo in mezzo alla foresta amazzonica con le zanzare, top, perché si può lasciare aperto, prendere fresco. Qui abbiamo appunto ancora il letto, qui abbiamo, adesso abbiamo ficcato dentro varie robe, tutte appunto cassettini di stoccaggio per un sacco di cose. Qui abbiamo il tettuccio panoramico e vabbè, qua che si può andare a prendere qualcosa. Idem, qua abbiamo sia zanzariera da un lato che oscurante, che ieri notte abbiamo dimenticato di chiudere e quindi ci siamo svegliati stamattina con tutta la luce, che avevamo chiuso la zanzariera ma avevamo chiuso l'oscurante. Qui questo si può tirare giù, girando si va ovviamente ad alzare il tettuccio. Vabbè, adesso non ve lo faccio vedere che sta anche piovendo. Stessa cosa anche da questo lato, c'è sempre oscurante e zanzariera, sempre il coso per aprire e alzare il tettuccio. Comunque tutti i finestrini la stessa cosa. Finestrini davanti invece e quelli in fianco hanno direttamente delle tendine che vi metto qua nel video, ma sono nelle portiere lì e una è qua sopra e si vanno proprio ad inserire lì per ovviamente oscurare anche questi qua davanti. Varie tasche comunque le vedete sempre in giro, qua ci sono due prese USB, là ci sono altre due prese USB, sotto c'è una presa grossa, quella classica della corrente. Bagnetto, piccolo bagnetto, però c'ha tutto, è la cosa comoda. Allora vabbè, specchio che si può anche girare, adesso è tutto bagnato perché ho fatto la doccia, l'ho voluto testare, specchio a doppio lato. Qua abbiamo un sacco di posti appunto per andare a mettere il vari bagnoschiuma, le varie cose da bagno, appendere le salviette. Abbiamo il gabinetto che comunque si può girare anche per avere più comfort. Qua lo sciacquone, vabbè, il gabinetto comunque si va a tirare su, qua bisogna andarlo ad aprire prima di utilizzare ovviamente con il gancio qua sotto, e l'acqua. Adesso facciamo scendere che l'ho fatto da chiuso. Qui abbiamo il lavandino, si fa così. Anche qui esce l'acqua e questo diventa doccia. Come vedete qua sopra abbiamo l'attacco, questo qua si tira fuori, si ha ovviamente da appendere lì e diventa una doccia. Qui abbiamo sempre zanzariera e finestrella per far uscire comunque il vapore eccetera eccetera. Come vedete il vano doccia è questo, quindi ovviamente facendo la doccia si va a bagnare tutto, ma è comodo. L'ho utilizzata prima, mi ci sono trovato, nel senso ci stavo con lo spazio. Cosa figa che l'acqua dopo che si è scaldata, perché ovviamente c'è il boilerino sotto da accendere eccetera eccetera che va col gas, una volta che si è scaldata 20-30 minuti è rimasta calda costante. Ho fatto una doccia calda, spesso neanche negli hotel è così, che viene fredda, torna calda, viene fredda, torna calda, qua è rimasta costante, top. Infatti bella doccia mi sono fatto. La luce qua non vi ho fatto vedere, si accende in automatico col sensore, poi dopo un po' si spegne. Questo
questo secondo me è un po' di... consuma un po', perché comunque ci mette sempre quel un minutino forse prima di spegnersi. Ok, consuma poco perché è sul LED, però uno potrebbe fare anche l'interruttore. Qui abbiamo tutta la parte, il computerino di bordo, diciamo, dove si può andare a vedere qua il camping mode, le luci appunto per andare a accendere quelle dentro, quelle fuori. In realtà quelle ambient qua non li abbiamo, ma altri modelli, tutti gli optional, hanno anche quelle ambient, quindi puoi andare a cambiare colore. E adesso, infatti, se vi accendo, vedete, sono così, ma se no puoi farle appunto tutte colorate che fanno appunto ambient. Qui abbiamo i livelli sia dell'acqua pulita che quella invece l'acqua grigia, quella sporca, per vedere quando svuotare, quando riempire. Qui batteria che adesso è collegata, comunque è tutta carica al 100%, sicuro l'abbiamo lasciata tutta notte. Qua mi dice remaining time 60 ore. Qua temperature, appunto, possiamo andare a vedere che c'è questa, che è quella della doccia, prima l'ho messa a 60 gradi, se no c'è anche il riscaldamento, che lo abbiamo provato, 30 gradi, se lo accendi inizia a sputarti fuori aria calda da questi buchi, aria veramente calda, e anche dalle altre varie bocchette. Vi dico che scalda veramente tanto. Poi è piccolo, quindi 5 minuti che lo lascio acceso diventa già un bel fornetto, comodo. Qua penso di avervi fatto vedere tutto. Sì, vabbè, poi c'è i vari setting anche qua per le altre cose, trattenimento, perché c'è anche la TV nell'optional, o se no la musica, che puoi mettere le casse tutte, quindi far sentire anche la musica dietro, eccetera eccetera. Molte robe sono appunto optional. Qua invece, volendo, abbiamo letto in più, però un letto per bambini, perché appunto la dimensione è piccolina, magari ci sta anche un uomo di traverso, dipende dall'altezza. Io già in quello di lì, che dicono che è 1,93, sono 1,83, io ci stavo a pelo, perché comunque con i piedi toccavo, con la testa sì, non toccavo il dietro, ma avendo il cuscino, cioè uno non è che sta appiccicato al muro, diciamo che ci stavo appunto a pelo. Qua c'è appunto quest'altro letto che si fa così, ecco, è venuto fuori anche quel gancio, vabbè, si tira fuori, scende giù qua. Poi c'è anche il pezzo di qui, non so se da lì lo vedi, c'è il pezzo qua che viene qua, che così si allunga e fa d'appoggio, e poi ovviamente c'è anche la scaletta che si tira giù per far salire la persona. Carino, spazioso sopra anche lì. Qua altre robe di stivaggio, cassetti, hanno questo modo molto figo che da chiudere, si spinge, rimane chiuso, e uguale anche tutte le altre porticine di stivaggio che c'erano là sotto e che ci sono in giro, funzionano tutte con lo stesso modo. Qua, vabbè, volendo abbiamo selettori per accendere e spegnere sia i fornelli, qua dove passa comunque il gas, sia comunque l'acqua calda e il boilerino là sotto. Qui, vabbè, abbiamo visto prima che ho imparato ad utilizzarlo, sempre porticina, e c'è appunto qua che si va a impostare tutto. Si clicca qui, on off, adesso è spento, non so perché si è spento da solo. Comunque qua vai a mettere temperatura appunto dell'acqua, poi vai di qua, scegli appunto se calda, bustata, eco o off. Idem, qui vai a scegliere comunque la bombola del gas, o ti fa mix tra le due bombole, o ti fa mix anche con, non so se anche con la corrente, penso, però sì. Qua in fondo puoi scegliere anche la velocità comunque delle ventole, se eco, height, comunque livelli minimi per buttare fuori il calore, appunto per riscaldare l'ambiente, o anche il calore che si crea quando vai a riscaldare comunque l'acqua. Più o meno ve l'ho spiegato decentemente. Qua c'è sotto il mio zaino, cosa figa, i sedili, ed è la parte più bella, cioè sembra di stare in un'astronave. Aspettate che cerco di rientrarci. Hanno qua il tastino e puoi girare totalmente col sedile, quindi si può stare qua in quattro, lavorare al computer, molto molto comodo. Vi dico, più comodo questo che quelli, però dopo tutta una giornata che sono stato a guidare qua, ieri mi sono seduto su quello lì, basta. Ovviamente si gira anche l'altro di qua, stessa cosa, spazioso, sì. Se si tira via il tavolo, come detto, qua c'è un po' più spazio anche per le cose. Lo spazio viene un po' a mancare quando devi aprirti le valigie, tirarti fuori le robe. Poi il letto adesso lo lasciamo fatto, volendo appunto uno può anche tirare su, e c'è anche quel pezzo lì. Niente, penso di aver detto tutto, non so se mi sono dimenticato qualcosa. Andiamo a far vedere il nostro campeggio. Siamo arrivati in Francia ieri, vabbè, questo è il campeggio dove siamo noi. Comunque poi tutto il resto, ragazzi, lo vedete negli altri video dei vlog, quindi vi faccio vedere sia la zona qua che ho fatto prima un giretto, e anche le altre dove approderemo oggi, stasera, dove poi passeremo comunque i prossimi giorni. Arriviamo poi appunto al mega festival di musica dove stiamo andando lì vicino a Parigi. Se mi sono dimenticato qualcosa ve lo aggiungo dopo. Non vi ho tirato fuori il tendone qua, non so se ve lo faccio vedere, magari vi metto una foto, un video preso da qualcos'altro che ve lo faccio vedere aperto. Adesso non ha senso, sta anche riniziando a piovere. Ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile, qualcosa di nuovo su questo canale. Lasciate sotto like, commentini, seguitemi se ancora non mi avete seguito. Nient'altro, bella!